Namaste, io sono Ace Brave, benvenuti ad un nuovo Let's Play che comincia con oggi. Oggi giochiamo a Oceanhorn, Monster of Uncharted Seas. Un gioco che è uscito, se non sbaglio, nel 2013, della Cornfox and Brothers, è pubblicato da FDG Entertainment, ed è un gioco che è uscito per iOS originalmente, se non sbaglio, quindi per iPad, sicuramente per iPad e forse anche per iPhone. Gioco molto molto interessante ed è stato fatto un porting su Steam, forse il miglior porting che abbia mai visto di un gioco. Il gioco è molto molto bello ed è fatto molto molto bene per iOS, con appunto, è un gioco stile Zelda in cui dobbiamo andare in un'avventura, c'è molto di Zelda, c'è molto di Diablo anche da un certo punto di vista, di Evoland se avete visto anche le mie serie a riguardo. Ed è un gioco che trovo molto molto interessante perché proprio è il miglior porting forse che è stato mai fatto di un gioco, perché da un sistema touch che è quello di iOS, quindi il personaggio si muove completamente touch e va in giro in menu eccetera, è stato fatto questo gioco qua molto molto bello. Si può giocare con mouse e tastiera oppure si può giocare con il controller Xbox 360. Vediamo di cancellare questo salvataggio che era il salvataggio di prova. Io ho fatto un'ora circa di gioco inizialmente giusto per provarlo e vediamo di iniziare una nuova partita vera e propria. Un gioco molto bene, dalle musiche molto molto accattivanti, Cornfox and Brothers come potete vedere, musiche molto molto interessanti, belle, tranquille, grafica abbastanza carina, uno stile grafico molto bello. Mi piace tantissimo anche il font di questo gioco, è veramente veramente bello, completo e sembra molto pieno come gioco, da tutti i punti di vista. Come potete vedere ci sono non tantissime persone che ci hanno lavorato dietro e la cosa è anche molto molto interessante. Vediamo anche questa casa su un'isola di cui non conosciamo ancora il nome e vediamo un po' chi parla. I'm leaving tonight and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time, Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought, and I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook from my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way to stop Oceanhorn. E abbiamo già capito che cos'è l'Oceanhorn, è il boss finale del gioco, quindi molto molto interessante questa cosa, questo parole di destino. Il momento è giunto. Ci ha lasciato il ciondolo di nostra madre che non esiste a quanto pare. Siamo sull'isola, qua c'è un vecchietto che a quanto pare è l'amico che nostro padre ci diceva e noi siamo appunto il figlio che deve fare questa avventura. Molto bello anche il mondo fatto a cubetti, stile Minecraft diciamo, o stile Dragon Quest Builder se l'avete visto, che è un gioco molto molto interessante anche quello. Purtroppo però non ce l'ho. E questo è appunto il ciondolo della mamma. E anche, come vedete, c'è il librone che ci ha lasciato con tutti gli appunti dell'avventuriero col pizzetto, che è nostro padre. Se ne sta andando in quella caverna. Vedremo di andare là anche noi. Molto molto bello. Siamo sull'isola di Hermit. Io vi mostro un attimino. Vedete che ci sono 3 sfide. Raccogliere monete, leggere cartelli e prendere spada e scudo. Questo è il menu che su iOS è tagliato. Lo potete muovere in giro con le cose, ma è molto molto rapido. Anche semplicemente il movimento dei menu così è fantastica sta cosa, si vede molto l'attenzione ai dettagli. Abbiamo un menu delle catture che a quanto pare possiamo pescare in questo gioco. Abbiamo il menu iniziale se vogliamo tornare indietro, esci e che cosa ancora, il livello 1, siamo al livello 1 vagabondo. Anche questa cosa di dare i nomi ai livelli è fantastica secondo me, ci sono proprio un'attenzione ai dettagli. Abbiamo bisogno di 100 di esperienza per andare avanti. L'esperienza si fa uccidendo nemici e completando le quest, che sono quelle che vedete sotto con le sfide, appunto ci sono diverse sfide e tra l'altro se non sbaglio le sfide le possiamo fare su diverse isole, cioè ogni location, ogni luogo ha le sue 3 sfide, ma poi si possono fare anche altrove. Abbiamo gli oggetti che sono 7 per 2, 14 spazi per avere gli oggetti e magie varie.
Alla sinistra di questo posso indicare con il mouse? Posso indicare col mouse, perfetto. Abbiamo quelli che sono i 3 oggetti fondamentali, probabilmente le parti dei cuori, quindi in pieno stile Zelda, il fatto che prendiamo un quarto di cuore per avere il totale, gli oggetti missione, questo è il tempo di gioco, progressi 0%, il diario ci mostra l'ultimo dialogo, o comunque gli ultimi dialoghi che sono stati fatti se ci siamo persi qualcosa. Come opzioni grafiche ho messo abbastanza semplice, non sto registrando in qualità enorme, ma basta che si veda, insomma. Abbiamo 2 a nulla che non so cosa voglio... Ah, ok, questo è il tasto di predefinito in realtà. Ma a me piace stare con i 30 fps bloccati, perché registro in 30 fps, quindi non mi interessa andare sopra. Abbiamo un bel po' di lingue in cui giocare e tra l'altro l'altra cosa che volevo farvi vedere è che se muoviamo appunto abbiamo la nostra... Ok, posso andare in una direzione, posso... Per muovermi? Ah, mi posso muovere con VASD e poi ho questo per puntare, ma io preferisco puntare con questo. Se muovo abbiamo 1, 2, 3 come magie forse, e F, tasto destro, mouse, tasto sinistro e spazio per fare diverse cose, e Shift per probabilmente cambiare la cosa. Questa è la nostra energia, questa è la nostra mappa, esco per il menu. E se invece usiamo il controller abbiamo A, X, B e Y, giustamente come un buon Zelda che si rispetti o similare, diciamo, e i cuori in alto a sinistra, e abbiamo i direzionali e RT per poter probabilmente cambiare qualcosa. I comandi appunto ci vengono mostrati tutti qua. Vediamo di proseguire, cominciamo a raccogliere anche qualche monetina intanto che andiamo in giro, cominciamo anche a leggere i cartelli. Raccogli una giara con pulsante azione, altra citazione di Zelda, chiamiamola così, per recuperare magari qualche soldino. In questo caso non li troviamo, prendiamo questi e vediamo di continuare la nostra esplorazione, continuare a leggere cartelli fin quando succede. La minimappa può svelare alcuni segreti, così possiamo mettere in pausa se premo select. Sto vedendo se la mappa si può visualizzare in qualche altra maniera, ma mi sa di no. Sto provando a premere tutti i tasti, ma no. Abbiamo la possibilità di usare l'altro stick per poter guardare in giro, tra l'altro, in questa versione qui dei comandi. Capanna di Hermit. Prima di andare a parlare con il signor Hermit vedrei di andare a raccogliere un po' di monetine, già che ci siamo, e magari esplorare. Possiamo anche spostare un po'. Ok, possiamo buttare in acqua un po' di roba. Buttiamola in acqua così completamente a caso. Qua c'è un nemico che ha un bel po' di energia, quindi probabilmente avrò bisogno del... Ci ha dato uno di esperienza addirittura. Dobbiamo farne 100 per arrivare al prossimo livello, ma non sarà così difficile, spero. Vediamo, questo lo buttiamo in mare. Quella è una cosa che mi servirà più avanti, questa roccia qua, perché appunto ho giocato fino a quando scopriamo che cosa sono quelle rocce lì. Non possiamo saltare, quindi il bello di questo gioco è che le mappe che vedete saranno esplorabili e bisognerà capire dove andare fondamentalmente. Andiamo di spaccargli un po' la casa. Possiamo anche entrargli in casa senza neanche parlargli. E abbiamo la possibilità di vedere questa. Per aprire questa forziera ci serve la grande chiave. Grazie per l'informazione. Spacchiamo questa. Spostiamo cose a caso. Quante monete abbiamo? 7 monete. Se andiamo qua sopra. Ah, tra l'altro ho la possibilità di sollevare, lanciare, come potete vedere premendo A, e poi c'è lo scatto, per quello appare la nostra cosa. Possiamo scattare in una direzione per andare più veloce. Spacchiamo questa, non ci lascia soldini, allora usciamo fuori e vediamo di interagire con... Dopo che gli abbiamo disintegrato casa, vediamo di finire di spaccargli ancora un po' di robe. Purtroppo niente di interessante, allora andiamo a parlare con lui. Hai dormito bene, ragazzo? O hai fatto ancora quel brutto incubo? Quando era più giovane tuo padre ha visitato spesso quest'isola durante i suoi viaggi. Grazie per l'informazione. Ok, allora vediamo di andare avanti. Possiamo andare là. Questo cos'è? Questo è il punto di controllo dell'era arcadiana. Se dovesse capitarti qualcosa di brutto, da qui potrai ricominciare magicamente la tua avventura. Ci sono punti di controllo un po' in tutto il mondo. Ricordati solo di attivarli non appena li vedi, e non preoccuparti, tutti i tuoi progressi ottenuti saranno salvati. Quindi appunto è un punto di salvataggio molto molto semplice. Non so esattamente come si configura all'interno del mondo, perché esista un punto di salvataggio all'interno del mondo, non ce n'è bisogno. Ho raccolto le mie prime 10 monete e ne saranno 25? Ne saranno 25 e 10 cartelli. Ok, quindi andremo a leggere i cartelli. Questa è una tomba. Qui giace Teppo l'archeologo. Chissà se è un fantasma che andremo a conoscere più avanti. Direi di andare qua sotto. Allora, abbiamo la possibilità di entrare nel nostro primo dungeon, le grotte, e vedere un po' che cosa ci capita. Il bello appunto, la cosa che mi piace forse di più di tutto il gioco è la mappa
e il fatto che bisogna esplorarla, salire, scendere delle scale, andare di qua, andare di là, tornare indietro, risolvere enigmi. C'è tanto di puzzle in questo gioco. Punta Sonson, vediamo di leggere anche questo cartello. Non possiamo cliccarlo, quindi non possiamo farci niente. Possiamo spataccare un po' di roba ancora. C'è una zona che posso andare ad esplorare. Qua c'era questo, ma non c'è niente di interessante di là. Forse possiamo andare di qua. Infatti se cado qua posso aprire questa e dentro ci troviamo in pieno stile Zelda. Pararara! 25 cristallo dell'esploratore grezzo. Ti darà 25 punti esperienza. Grazie. Quindi anche delle cose aggiuntive di questo tipo ci vengono date. C'erano casse e robe varie da premere? No. Quindi vediamo ancora di andare in esplorazione. Vedete che possiamo vedere un po' tutta la mappa man mano. Effettivamente non sappiamo quanto grande è quest'isola finché non la esploriamo. E devo dire che questa telecamera isometrica è molto molto fatta bene alla fine, il che è veramente un punto d'attenzione ancora in più. Vediamo di andare di qua, continuiamo a leggere i nostri cartelli. Prova a lanciare gli oggetti mentre porti un oggetto, mantieni premuto il pulsante azione e premi la freccia facendo scorrere il dito. Rilascia il pulsante per lasciare l'oggetto, quindi io posso prenderlo e andare da questo e dirle TO! E glielo possiamo sparare contro. Uccide un amico con una giara. Abbiamo guadagnato 50 di esperienza grazie a questa cosa. A quanto pare è una come si dice, missione futura che però abbiamo già fatto, una quest futura che abbiamo già fatto. Vediamo di affrontare anche questo. Facciamo molto più danno tra l'altro lanciando oggetti, fin quando non abbiamo la spada che ci è stata detta prima che troveremo. Qua non ci posso arrivare, quindi devo fare probabilmente il giro. Lì c'è un cartello per arrivarci e devo arrivarci da là sopra, quindi probabilmente devo fare il giro di qua. E qua è dove è entrato il nostro ciondolo, quindi vediamo di continuare. Probabilmente usciremo da quella zona là. Vediamo un po' che cosa ci aspetta nelle grotte di nuovo. Le grotte. Io distruggo tutto possibile perché voglio prendere più soldi possibile, visto che possiamo usarli. Monete, cuori e molti altri oggetti sono nascosti un po' in tutto il mondo. Grazie per l'informazione. Questo lo possiamo lanciare completamente a caso. Probabilmente c'è anche una quest che riguarda lanciare quelle cose lì. Non abbiamo chiavi, quindi se non sbaglio non posso aprire questa. Esatto. Forse la apro in qualche altra maniera. E vediamo di continuare la nostra esplorazione. Andiamo giù di qua c'è questa. Possiamo buttarci in acqua? Ah, c'è un cuore, bene. Così ci possiamo curare. Attenzione a quello che non ci venga troppo vicino. Attenzione a questo. Bene, bene. Siamo quasi a livello 2 già, quindi molto molto bene come cosa. Spingi gli oggetti col pulsante azione. Abbiamo letto 10 cartelli, quindi adesso dovremmo avere il bonus, forse. Spingi gli oggetti col pulsante azione. Immagino di poter far così e poter far così, allora. E attivare la cosa. E qua dentro troviamo Pararara. Ok, la chiave normale. Io pensavo di aver trovato le spade, ma non ancora. Non ancora. Vediamo di andare ad aprire allora la porta da questa parte. Tra l'altro possiamo vedere la minimappa ogni tanto per capire se ci sono zone segrete o cose del genere. Ma per adesso non c'è ancora niente. Vediamo di andare giù di qua. Giù di qua c'è questo bottone qua da premere. E se mi sposto? Ok, resta aperto. Va bene. Ogni tanto si chiudono queste cose qua. Vediamo di prendere questi, di andare su di qua. Vedete che dalla stessa zona sto andando verso l'alto adesso. Oh, l'ho beccato. Molto bene, l'ho beccato. Qua sotto possiamo andare di qua. Vediamo. Puoi raccogliere molti tipi di oggetto. Questo è un pulsante di azzeramento. Fa tornare magicamente gli oggetti nella posizione iniziale in modo da poter riprovare e risolvere l'enigma. Quindi è un reset. Ho letto i 10 cartelli, quindi adesso tac, lettore. 25 di esperienza, superiamo i 100, siamo a un livello. Hai ottenuto un nuovo livello. Premi start. Sei un viaggiatore, la tua salute è stata ripristinata e hai ottenuto 10 monete. Buono. E abbiamo superato adesso le 25 monete, quindi altra esperienza per noi. Siamo a 133, dobbiamo arrivare a 250 per fare questa cosa. Dobbiamo ottenere la spada e lo scudo e abbiamo finito le sfide. Siamo al 13% delle sfide. Non so se è le sfide dell'isola. Sì, l'isola di Hermit. Quindi non sono solo queste sfide, ce ne sono altre. 13% vuol dire che ne abbiamo fatte un sesto? Mi sa di sì. Allora, vediamo se per raggiungere quella che c'è il ciondolo lì. Allora, questa non fa niente, quindi immagino di doverle premere insieme. Possiamo prendere oggetti? Quindi io tipo questo oggetto lo posso spostare. Ok, l'ho sparato troppo avanti.
Posso prendere questa e c'è un'altra ancora lì, quindi potrei magari fare... Posso lasciarlo, sì, posso lasciarlo senza lanciarlo, quindi posso andare qua e posizionare questa qui. Perfetto, non succede niente, ma se metto qualcosa sull'altra probabilmente sì. Ne mettiamo un altro, oppure potrei andare direttamente, diciamo così, giusto per ucciderlo. Facciamo così e corriamo un pochino. O mi metto io oppure metto direttamente questo, perché non so se tornano indietro se non lo premo. E ce l'abbiamo fatta. Hai ritrovato la colonna di tua madre. Non sembra un giorno normale. E qua dentro c'è una musichetta molto interessante. La spada e lo scudo di tuo padre. Ottieni la spada e lo scudo di tuo padre. E abbiamo 50 di esperienza dovuti a questa cosa, quindi molto bene, ci stiamo già avvicinando velocemente al livello 3, se non sbaglio sono 16 i livelli del gioco. Tra l'altro vedete nel diario tutto quello che ci ha detto, appunto, hai dormito bene ragazzo, Hermit che ci dice qualcosa, e questi sono invece i vari cartelli. Quindi abbiamo la possibilità di vedere tutto questo. Qua dietro c'è qualcuno? Ah no, c'è la scala per uscire, sembrerebbe. Oppure possiamo andare di qua, quindi forse di qua abbiamo... Ah, di qua abbiamo la leva da colpire. Ah, perché si colpisce con la spada. Ok, adesso abbiamo la spada e abbiamo lo scudo. Ah, con RT facciamo lo scudo. Ok, quindi possiamo parare e attaccare. Molto bene. E vediamo l'ora di uscire di qua. Dovremmo riuscire dalla parte vicino a questa cosa qui. Questa cosa qui cos'è? Ok, lo possiamo buttare giù così. Qua torniamo qua, c'è questo cartello qua per i menu, apri il menu per accedere a oggetti, statistiche e impostazioni, che è questo appunto, e abbiamo appunto adesso la spada e lo scudo, quindi abbiamo diversi altri oggetti che vedremo più avanti. 10 per noi, vediamo adesso come ce la caviamo come danno, decisamente meglio, e vediamo di tornare allora indietro dal nostro Hermit, visto che abbiamo preso spada e scudo. In teoria devo andare dietro di qua. Scendiamo da questa parte, abbiamo recuperato spada e scudo, quindi abbiamo finito quasi tutto. Hai trovato la spada e lo scudo di tuo padre, come hai fatto a prenderli? Avresti dovuto averli più avanti. Che cosa la collana di tua madre ha iniziato a brillare? Come ho potuto essere così ingenuo? È uno dei simboli dell'antica Arcadia. Seguimi, devo raccontarti una storia. Yeah! Explanation! A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led dire folk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the Direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Triloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Triloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, 3 sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Triloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Explanation! Ok, abbiamo avuto la spiegazione, lo spiegone, diciamo, da parte di Hermit per quanto riguarda ciò che è successo appunto nel mondo di Oceanhorn, e con il cattivone che ha voluto tirar fuori il Triloth, che è un oggetto particolare, e ha appunto evocato questi 3 mostri. Vedremo di sconfiggerli? Ce la faremo? Lo scopriremo nel prossimo episodio di Oceanhorn. Io sono Ace the Brave. Namaste, be brave!